benvenuti in questo nuovo video tutorial. Voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica canotta estiva forata che io ho deciso di chiamare paillette, perché guardate qui quanto sbrilluccicano le paillettes. Allora, per quanto riguarda il filato, io ho utilizzato di nuovo il fantastico filato Gala della Stella Yarn, ma vi dico già che non so perché, nonostante ho cercato di modificare le foto, le luci il più possibile, la lavorazione sembra che abbia usato il colore blu. In realtà ho utilizzato il colore viola, che è il numero 1631. Non so perché, me ne sono già resa conto mentre vi registravo il punto, come fare il punto, che si vedeva blu, ma in realtà io ho utilizzato il viola, quindi il codice 1631. C'è anche il blu, però il blu che c'è è un blu più forte. Oltre a questo colore vi faccio vedere anche altri colori presenti sul sito, sono uno più bello dell'altro. Abbiamo il corda con le micro paillette gialle, oppure scusa, dorate, il marrone sempre con le micro paillette dorate, oppure abbiamo il bordeaux con le micro paillette argento, anche nel mio caso il viola le paillette argento, oppure abbiamo il nero, e in questo caso abbiamo sia quello con le paillette oro che quelle con le paillette invece in argento. Quindi vi potete sbizzarrire per fare questa canotta nella colorazione che più vi piace, ed è veramente luccicosissima. Io adoro questo filato. Allora, ho lavorato con un 104,5, ho usato solamente 3 gomitoli, ogni gomitolo è da 50 grammi. Ora, per una taglia M ve ne occorrono 4, per una taglia L 5, per una taglia XL 6. La lavorazione è molto forata, per questo serve così poco filato, e io l'ho adorato perché appunto voglio metterla sopra dei top a fascia o sopra dei body e rendere quindi il mio outfit da semplice a qualcosa di un po' più elegante, qualcosa di più luminoso e sbrilluccicoso, come si suol dire. La lavorazione è semplicissima, sono 4 giri che vanno sempre ripetuti, e in realtà io stavo pensando di fare sempre con questo filato, perché appunto ha queste paillette che mi piacciono tantissimo, anche un poncio con lo stesso punto. Se desiderate che lo faccio, perché sono ancora un po' indecisa, scrivetelo nei commenti così ve lo vado a fare. Uno di quelle ponci appunto come piacciono a noi, non troppo grandi, molto estivi, forati, belli luminosi, quindi ditemi se lo volete e vi faccio il tutorial. Dicevo, sono 4 giri che vanno ripetuti sia quando si lavora in tondo per la parte sotto, sia quando andiamo a lavorare in giri di andata e ritorno per quanto riguarda la parte sopra. Io ho fatto anche delle micro spalline per poter avere lo scollo, in questo caso un po' più quadrato, un po' più che non tiri troppo, quindi non ho fatto la classica lavorazione che vado a fare tutti i giri fino a sopra, ma appunto ho creato queste micro spalline per avere questo scollo un po' più tondo, che quindi dia meno fastidio. Si possono fare anche le maniche, sapete che però io in estate ho caldissimo, non sopporto le maniche, però vi spiego nel tutorial, che potete riprendere, ve lo spiego anche adesso, la lavorazione intorno agli scarfi e andare a fare lo stesso motivo che abbiamo fatto, quindi gli stessi giri che abbiamo fatto per il corpo della maglia, della canotta, in modo tale appunto da poter fare le maniche. Detto ciò, spero che anche questa creazione semplice e veloce da fare vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se è così, come sempre, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinetando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinetare e Sferozzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi trovate sia come Elsa Faccio che scrivendo Filati Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato Gala della Stella Yarn e ho scelto il colore viola, che non so perché troverete durante il video che andrà a farsi blu. Ho cercato di migliorare il più possibile la colorazione, ma le luci mi danno sempre questa tonalità di blu che ogni tanto spunta e sembra proprio un colore diverso, ma invece io sto usando il colore 1631, che è appunto il viola. Sul sito è disponibile anche il blu come questi colori e anche altri colori. Allora, per realizzare la canotta lavoreremo con l'uncinetto il 4,5. Io qui vi farò vedere un piccolo campione e vi dico che nella mia maglietta vera e propria io ho montato 124 catenelle, ottenendo così una circonferenza di circa 82 cm. Ora mi raccomando, per le taglie più grandi delle mie, la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 4 catenelle. Per una taglia L io vi consiglio di mettere 4, se non anche 5 motivi in più. Per una taglia L 8 motivi in più, per una taglia XL andate a mettere anche 12 motivi in più. Tenete sempre presente che le catenelle devono essere larghe quanto la circonferenza dei vostri fianchi o del seno se avete quello più grande. Altra cosa, siccome questo filato ha le micro paillette, per chi ha una mano stretta ma anche per chi ha una mano normale,
vi consiglio di andare a montare le catenelle con l'uncinetto del numero 5 per avere una lavorazione più morbida per quanto riguarda le catenelle, e poi andare a lavorare con l'uncinetto sempre del 4,5. Se invece vi sembra che col 4,5 vi stringa perché avete una lavorazione, una mano molto stretta, lavorate sempre con l'uncinetto del numero 5. Allora, detto ciò, quindi ricordo multiplo di 4 catenelle, andiamo a vedere come si lavora questa canotta. Allora, i giri da fare sono 4 e sono semplicissimi. Iniziamo dal primo e andiamo a lavorare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, vado nella catenella successiva e realizzo un'altra maglia alta, catenella successiva, un'altra maglia alta, per un totale di 3 maglie alte, catenella di separazione, salto una catenella di base e ricomincio da capo e vado a fare 3 maglie alte, una in ogni catenella, quindi una maglia alta, catenella successiva, seconda maglia alta, catenella successiva, terza maglia alta, catenella di separazione e si ricomincia, si salta una catenella, maglia alta nella catenella successiva, catenella successiva, seconda maglia alta, catenella successiva, terza maglia alta, catenella di separazione e si ricomincia da capo, quindi si salta una catenella e di nuovo andiamo a fare 3 maglie alte, una in ogni catenella, e vado a fare questo per tutto il giro, lo vado a completare e poi vi faccio vedere come iniziare il secondo giro. Sto per terminare il primo giro, invece di fare la catenella vado nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassa per terminare il giro. Iniziamo il secondo giro, entro nel foro appena fatto e vado a fare una maglia bassa, 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5, vado nell'archetto di una catenella successiva e vado a fare una maglia bassa, e devo fare questo per tutto il giro, quindi 5 catenelle, archetto di una catenella, vado a fare la maglia bassa, 5 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 5 catenelle, 4 e 5, archetto successivo, maglia bassa, 5 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, e devo fare questo quindi per tutto il giro, andando sempre a fare 5 catenelle e una maglia bassa. Quando sto arrivando alla fine, quindi quando ho l'ultimo gruppo di 3 maglie alte, vado a fare 2 catenelle, prendo il filo, entro nella maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia alta. Questo mi serve per poter fare in modo che quando chiudo e apro e chiudo i vari giri mi trovi comunque sempre in perpendicolare, o comunque un po' spostata, ma poi torniamo perpendicolari. Quindi questo è per quanto riguarda il secondo giro. Terzo giro, all'interno dell'archetto creato vado a fare una maglia bassa e di nuovo 5 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 5 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, e devo fare questo per tutto il terzo giro, quindi sempre 5 catenelle, archetto successivo, qui ne ho fatte 6, archetto successivo, maglia bassa, archetto su 5 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 5 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Questa volta dopo aver fatto questo per tutto il terzo giro, per chiudere il terzo giro andiamo a fare sempre i nostri 5 catenelle, entriamo nella maglia bassa e facciamo una maglia bassissima. Abbiamo terminato così anche il terzo giro. A questo punto andiamo a fare il nostro quarto e ultimo giro con delle maglie bassissime, mi porto all'interno dell'archetto di 5 catenelle, vado a fare maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, e devo fare questo per tutto il mio quarto giro, quindi 3 catenelle non più 5 e vado a fare la maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Continuo a fare questo quindi per tutto il mio quarto e ultimo giro. Questo servirà, scusatemi, per avere di nuovo la lavorazione più stretta, perché le 5 catenelle ce l'avevano allargata, mentre così facendo andiamo a stringere
Fatto l'ultimo archetto di 3 catenelle, entro dove ho la maglia bassissima iniziale e vado a fare una maglia bassa. A questo punto bisogna ripetere il primo giro, vado nell'archetto facendo una maglia bassissima e vado a lavorare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro altre 2 maglie alte, quindi io sto rifacendo il primo giro, catenella di separazione, archetto successivo, 3 maglie alte, 1, 2, 3, archetto, catenella di separazione, archetto successivo, di nuovo 3 maglie alte. Quindi questi sono i 4 giri da fare, che sono, come vi ho detto, semplicissimi. Come potete vedere, io qui ho l'inizio del primo giro e mi ritrovo con la prima maglia alta in perpendicolare con la prima maglia alta del primo giro. Questo appunto è la tecnica che ci permette di continuare ad avere la lavorazione in perpendicolare. Ora io vi dirò quante volte sono andata a ripetere i 4 giri prima di arrivare a mettere i marcapunti. Un suggerimento che vi do già adesso, perché magari me lo dimentico: per mettere i marcapunti arrivate ad avere il gruppo di 3 maglie alte, perché così vi è più facile poi dividere la lavorazione dalla parte dietro alla parte avanti mettendo i marcapunti. Sono arrivata a mettere i marcapunti, ho ripetuto i 4 giri per 9 volte e poi di nuovo il primo giro, così da mettere i marcapunti quando ho i gruppi di 3 maglie alte. Quindi ripeto, ho ripetuto i 4 giri per 9 volte e poi nuovamente il primo giro. Per dividere i gruppi di 3 maglie alte io ne ho un totale di 31 e li ho divisi in questo modo: ne ho messo 14 avanti, 13 dietro e non lasciati liberi 2 ai lati. Ora, per le taglie più grandi delle mie, vi ho consigliato per la taglia M di andare a mettere 4 se non anche 5 motivi in più rispetto a me. Se ne avete messi 4, mettete un motivo in più per davanti e uno per il dietro e un motivo ai lati libero, mentre se ne avete messi di più naturalmente dividete di più, però non andate a metterne più di 3 liberi su ai lati, quindi gli altri metteteli o avanti o dietro. Mi raccomando, sempre uno in più se avete dispari sul davanti, perché davanti abbiamo il seno, quindi la maglia tira di più. Stessa cosa taglia L, a voi vi ho consigliato di mettere 8 motivi in più rispetto a me, quindi in questo caso ne mettete 3 libere ai lati e i 2 in più che vi rimangono, i 4, cioè no, i 6 in più che vi rimangono ne mettete 3 avanti e 3 dietro. Ora, per quanto riguarda la lavorazione, andremo a passare dai giri di tutto tondo ai giri di andata e ritorno. Adesso andiamo a lavorare quindi il secondo giro, dato che io ho messo i marcapunti appunto, come vi ho detto, al primo giro. Quindi entro sempre tra i due dove ho messo i marcapunti, quindi tra la prima gruppo di 3 maglie alte e il primo di quello dei lati, e vado a fare la mia classica maglia bassa e poi le 5 catenelle, vado nell'archetto di una catenella, maglia bassa, continuo così fino ad arrivare al marcapunti, quindi vado sempre a fare le mie 5 catenelle e la maglia bassa. Vi farò vedere come terminare il secondo giro e riniziare poi il terzo giro. Sto per terminare il giro, vado a fare le mie ultime 5 catenelle, entro nell'archetto dove ho messo i marcapunti e vado a fare una maglia bassa. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il terzo giro e questa volta andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, entro nel primo archetto e vado a fare una maglia bassa e poi vado a lavorare come ho sempre lavorato: 5 catenelle, vado nell'archetto successivo, maglia bassa, 5 catenelle, archetto successivo, fate 6, archetto successivo, maglia bassa. Continuo così per tutto il terzo giro fino ad arrivare alla fine e farvi vedere come terminare e come iniziare poi il nostro quarto giro. Sono arrivata all'ultimo archetto, vado a fare la maglia bassa, 2 catenelle, entro nella maglia bassa iniziale, vado a fare una maglia alta. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro quarto giro. O vi alzate con una catenella, come me entrate direttamente nella maglia bassa e andiamo a fare la maglia alta e facciamo la maglia bassa e poi iniziamo a lavorare come abbiamo sempre lavorato il quarto giro, quindi 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa.
Continuiamo a lavorare così per tutto il quarto giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il primo giro, dato che adesso ce l'abbiamo in giri di andata e ritorno e non più in giri di tutto tondo. Sto terminando il quarto giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il primo giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Nell'archetto vado a fare altre 2 maglie alte per un totale di 3 maglie alte, quindi poi catenella e torno a lavorare come ho sempre lavorato. In ogni archetto vado a fare 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3, catenella di separazione, archetto successivo e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3. Continuo così per tutto il primo giro, vi faccio vedere come terminare e come riniziare poi il secondo giro, perché c'è una piccola modifica che dobbiamo fare, dato che qui la maglia bassa l'avevamo fatta nell'archetto. Sto per terminare il primo giro, vado nell'ultimo archetto, vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2, e l'ultima la vado a fare dove ho la maglia alta. Quindi ci giriamo con la lavorazione e torniamo a fare il secondo giro. Il secondo giro cambia un attimo perché andiamo a fare la maglia bassa sopra la maglia alta e poi le nostre 5 catenelle. Quindi quando termineremo il secondo giro, a differenza di come l'abbiamo fatto qui quando avevamo messo i marcapunti, andiamo a fare la maglia bassa, 5 catenelle e poi l'ultima maglia bassa dove abbiamo l'archetto, dove abbiamo l'ultima maglia alta. Questi giri sono i giri da ripetere fino ad arrivare all'altezza spalle. Io sono ancora indecisa se continuo a lavorare in giri di tutto andata e ritorno o se poi divido ancora la lavorazione per fare delle micro spalline e quindi avere uno scollo quadrato. Diciamo che adesso ci ragiono un attimo e naturalmente vi dirò dopo quanti giri, se già faccio la divisione, sono andata a lavorare per creare le micro spalline. Allora, io ho terminato sia la parte avanti che la parte dietro e come vedete ho fatto le micro spalline. Ora ho lavorato altri 4 giri andando da destra verso sinistra, poi ho lavorato gli ultimi 4 giri e nuovamente il primo giro lavorando solo sui primi archetti sia a destra che a sinistra. Ora per le taglie più grandi delle mie, taglia M, vi consiglio di fare anche voi altri 4 giri andate e ritorno per tutta la lunghezza e poi di andare a fare le micro spalline, ma di fare qualche giro in più. Questo perché il collo è piccolo, non è molto largo, quindi per una taglia M è meglio fare le micro spalline più alte. Per la taglia L invece vi suggerisco, soprattutto se avete molto seno, di fare qualche giro in più di andata e ritorno. Non dovete per forza terminare con il giro di maglie basse e 3 catenelle, potete anche terminare con il giro di maglie alte come preferite, e in questo caso anche a voi vi suggerisco comunque di fare qualche giro in più per le micro spalline per avere uno scollo largo, quindi che non vi stringa. Dietro invece dovete andare a lavorare lo stesso numero di giri fatto dal davanti, però sempre da destra verso sinistra. Quindi io le micro spalline le ho fatte solo avanti, ma voi potete fare anche dietro se volete. Se non volete fare troppi giri di micro spalline avanti, fate lo stesso numero di quelle che avete fatto avanti anche dietro. Questo se volete le micro spalline anche dietro, io preferisco non averle. Detto ciò, volendo potete fare anche le maniche. In questo caso riprendete la lavorazione intorno agli scalfi e andate a lavorare i giri in tondo come li abbiamo lavorati per il corpo della maglia. Io sapete che in estate non sopporto le mezze maniche, preferisco magari se ho freddo mettere sopra qualcos'altro, quindi un coprispalle, un poncio, piuttosto che andare con le maniche corte. Quindi detto ciò, anche questa creazione è terminata.